Eccoci qua. Ciao Alessandro, buongiorno e buona tutta, buona domenica, lunedì, martedì, mercoledì, giovedì, venerdì, sabato e buona settimana. Perché? Perché è una settimana intensa, perché qui non si fa in tempo a girarsi un attimo che questi signori che ho qui dietro le spalle, vedi quelli lì, una ne pensano e 100 ne fanno. Cioè, per fortuna che ci sono persone come te che fungono da barriera contro queste persone che non si contengono, perché allora abbiamo parlato in questi 4 anni di un sacco e mezzo di argomenti. Io vorrei subito interpellarti per il primo, le mascherine. Ma dimmi un po', ma c'è quest'obbligo di prendere le mascherine o tapparsi ancora la bocca oppure no? Guarda, le mascherine purtroppo sono un simbolo in realtà. Sappiamo perfettamente che non c'è nulla di scientifico, le mascherine non servono a nulla per quanto riguarda la prevenzione dei virus. Su questo c'è letteratura sterminata. Eh, Sono un feticcio, servono a dimostrare la sottomissione della gente e così è cominciato fin dal principio. Ormai ricordiamoci, noi siamo a oltre 4 anni dall'inizio della famosa pandemia, che quindi è finita già da un bel po'. Hanno cercato di estendere lo stato di emergenza oltre ogni ragionevole limite. L'anno scorso il ministro della Salute, il professor Schillaci, ha fatto un'ordinanza il 28 aprile del 2023 che aveva una prima scadenza fino a dicembre 2023 e poi è stata prorogata fino a giugno 2024, con la quale in modo un po' confuso delegava i direttori sanitari delle strutture sanitarie a poter imporre, tra le altre cose, l'uso delle mascherine, con una serie di distinguo, non solo nei reparti e non nei corridoi di connessione, se c'erano delle sintomatologie, se c'erano dei pazienti fragili, le solite cose che abbiamo imparato a conoscere in questi anni. L'ordinanza è scaduta. L'ordinanza era illegittima in partenza perché le mascherine sono un trattamento medico-sanitario, un dispositivo medico-sanitario rispetto al quale il ministro non ha nessun potere di imporne l'uso, perché i trattamenti sanitari obbligatori, purtroppo previsti dalla nostra Costituzione, hanno però un limite che è quello della riserva di legge, cioè possono essere disposti soltanto con legge del Parlamento. Il ministro non si può inventare una cosa del genere, men che meno può fare, come ha fatto, un'ordinanza molto vaga nella quale poi alla fine passa il testimone ai direttori sanitari delle varie strutture che decidono loro, tant'è che si è creata poi una situazione anche abbastanza variabile in giro per la penisola, perché ognuno decideva un po' come gli pareva e poi ognuno faceva anche un po' come voleva. Questa ordinanza è scaduta il 30 giugno 2024, il che significa che a partire dal 1 luglio 2024 non è più obbligatorio l'uso delle mascherine, al netto di queste ragioni di illegittimità dell'ordinanza ministeriale che lasciamo, diciamo così, in disparte. Dal 1 luglio nessuno può più essere costretto a portare le mascherine. Che cosa succede però? In molti ospedali e molti reparti continua la cosa delle mascherine, perché il Ministero nel frattempo si è inventato un'altra cosa, cioè ha emesso una circolare in cui suggerisce ai direttori sanitari di valutare, di raccomandare l'uso delle mascherine. La terminologia è altrettanto arzigogolata di come te lo sto dicendo, ma se era inefficace l'ordinanza, figuriamoci la circolare. Ricordiamo cos'è una circolare. Una circolare si chiama così perché è il termine abbreviato per lettera circolare ed non è un atto amministrativo, è una comunicazione che nasce dalla prassi amministrativa in cui un organismo, in genere superiore o consultivo o dotato di determinate specializzazioni tecnico-amministrative, dice a una serie di destinatari, infatti normalmente le circolari hanno varie pagine di destinatari all'inizio, dice guardate, secondo me è così. È una lettera e ha la stessa efficacia di una lettera, cioè se io ti scrivo una lettera e ti dico caro Carlo, secondo me è così, ha la stessa efficacia di una circolare.
Normalmente però chi ha avuto l'amara esperienza di doversi recare in strutture sanitarie si è sentito dire ma c'è la circolare. La circolare c'è, per carità, nella circolare possono scrivere quello che vogliono, ma è ancora meno efficace dell'ordinanza del ministro dell'anno scorso. Quindi quello che io ho sempre detto a tutti è rifiutatevi di sottostare a questa imposizione che, come dicevo, è un'imposizione simbolica. La mascherina non serve a niente, serve a far vedere che c'è un gregge di pecore sottomesse che si fa fare le cose più assurde, come quella di dover girare con una museruola in faccia, per dimostrare la sottomissione a questa sorta di strana tirannia sanitaria che noi abbiamo vissuto e stiamo vivendo in questi giorni. Ovviamente parliamo di circostanze che hanno delle implicazioni giuridiche anche abbastanza pesanti, nel senso che a molti è capitato e si è ripetuto più e più volte che nei reparti si dicesse: se non ti metti la mascherina non ti faccio entrare, se non ti metti la mascherina non ti curo. Qui parliamo a questo punto di reati anche abbastanza gravi. Il reato di base che c'è in questa situazione è quello di violenza privata. La violenza privata è il comportamento di chi vuole costringere qualcun altro a fare qualcosa contro la sua volontà. Nel nostro caso, indossare la mascherina e quindi lo costringe con la minaccia, no? Non ti faccio entrare, non ti faccio andare a visitare tua madre o tuo padre malati e anziani, non ti faccio i trattamenti sanitari. Se aggiungiamo a questo l'ipotesi magari di pazienti malati con situazioni di urgenza, si aggiunge anche il discorso dell'omissione di soccorso, perché il medico svolge una funzione professionale e pubblica nel caso in cui lavora per un'istituzione pubblica in cui ha il dovere di salvare le persone, ha il dovere di prestare le cure e quindi c'è anche l'omissione di soccorso. Poi molti mi hanno detto: ma posso andare avanti a denunce e querele, a chiamare la polizia dalla mattina alla sera? Questa purtroppo è la situazione. Mi rendo conto che è pesante, che può essere faticoso interloquire in questo modo così duro con questi personaggi che ormai hanno perso il lume della ragione. Io penso che buona parte di questo personale sanitario che è attaccato ancora a questi feticci del periodo pandemico non sia più in grado di ragionare in modo razionale, no? È attaccato a questo simbolo, no? La mascherina è il simbolo più potente di tutti, no? Quando tu andavi in giro e vedevi la gente che non mostrava nemmeno la faccia, è una forma anche di disumanizzazione, no? Perché tu non hai più il tuo viso, noi comunichiamo attraverso le espressioni facciali, anche impercettibili, comunichiamo parlando e quindi la mascherina serviva anche a questo, a disumanizzare le persone, a far diventare tutti quanti una sorta di gregge indistinto e mascherato. Quindi sì, è faticoso opporsi, è faticoso scrivere diffide, magari bisogna poi rivolgersi a un collega come me, avvocato, bisogna reagire, bisogna fare le denunce, bisogna chiamare la polizia, però è importante perché nel momento in cui si crea una situazione di acquiescenza generalizzata, come quella che abbiamo vissuto nel 2020, 21 e 22, lì c'è il rischio maggiore, perché nel momento in cui si rendono conto che dall'altra parte non c'è più resistenza, sono pronti al gradino successivo. Non ci dobbiamo fare illusioni che qui si è trattato di semplici errori tecnici, mancanza di informazione, c'è una precisa volontà di sottomissione della generalità della popolazione e l'unico modo per opporsi a questo atteggiamento è disobbedire, come dico sempre. E tra l'altro mi fa venire in mente una cosa, un bel po' di anni fa avevo letto sul codice che una persona, un cittadino, qualora veda un reato commesso da una persona che lo sta commettendo in quel momento, può fare la funzione di polizia e arrestare costui. È vero? Esiste questa possibilità, anche se devo dire che praticamente è teorica, perché sì, è teorica soprattutto perché chi compie quest'atto, cioè l'arresto del privato cittadino, si assume tutta la responsabilità di quello che sta facendo, perché
nel momento in cui si dovesse rivelare, dovesse essere provato che si era sbagliato, a quel punto si assume la responsabilità di aver commesso reati anche gravi, violenza privata, sequestro di persona e così via. Però esiste teoricamente questa possibilità e se ne potrebbe fare uso. Certo, noi siamo una cittadinanza disarmata, imbelle, non abbiamo il secondo emendamento della Costituzione americana che fa sì che ognuno abbia il diritto a difendersi anche con le armi da sé. Non a caso, se ci rifletti, gli Stati Uniti sono stati un paese dove in molti stati tutta questa follia pandemica è stata molto molto ridotta. Pensiamo alla Florida, al Texas, all'Arizona e tanti altri stati dove non si è fatto nulla, forse anche perché lì tutti quanti, chi più chi meno, hanno la Colt nel cassetto della macchina o nel taschino e quindi magari si può essere meno arroganti nel togliere i diritti fondamentali alle persone. Comunque, d'ora in poi, siccome adesso so che se qualcuno mi chiede di indossare la mascherina, anzi me la impone, sta commettendo un reato, io provvederò certamente ad arrestarlo e mi divertirò tantissimo. Mi Senti, sembra un'ottima idea. eh, passando dagli Stati Uniti all'Europa, Europa, si fa per dire, parliamo della Germania. Il caso Koch, questo nome Eh, tedesco. è un caso molto interessante. Parliamo dell'Istituto Robert Koch. Robert Koch, famoso scienziato, studioso dei germi e così via, è sostanzialmente l'equivalente un po' una via di mezzo tra il nostro Istituto Superiore di Sanità e il Comitato Tecnico Scientifico e ha svolto i ruoli che da noi hanno avuto questi due organismi. È un organismo estremamente autorevole dal punto di vista scientifico e come nel caso del nostro comitato tecnico scientifico ci sono a partire da marzo, febbraio forse 2020 una serie di verbali esattamente come quelli nostri in cui questo gruppo di vari professionisti legati alla sanità in senso lato davano ipoteticamente la loro consulenza alla politica tedesca. A differenza che da noi, dove poi alla fine sono stati pubblicati i verbali del CTS, ma anche da noi all'inizio il governo Conte tentò di segretarli, se ben ti ricordi, c'è stato un forte movimento per ottenere la pubblicazione, che fino a poco tempo fa erano segreti, non si potevano leggere. C'è stata una prima pubblicazione praticamente tutta quanta sbianchettata, dove si poteva leggere ben poco, una seconda pubblicazione un po' meno sbianchettata, ma comunque sbianchettata, fino a che una giornalista investigativa tedesca non è riuscita ad avere una copia presa da un server dove vengono conservate le copie di questi documenti e dove l'accesso non è registrato. Questo è quello che si legge sui mezzi di stampa. Ha avuto una copia integrale di tutti i verbali dell'RKI. Parliamo di più di 4.000 pagine di documenti, dove però quello che è venuto fuori per noi è una conferma, attenzione, noi complottisti siamo tranquilli, nel senso che sappiamo di avere sempre ragione, per molti altri è stato uno shock, tant'è che ne sta parlando un pochettino anche la stampa mainstream in Germania. In sintesi, cosa è venuto fuori? Che tutte le misure più odiose, le chiusure delle scuole, le chiusure dei negozi e delle attività commerciali, l'obbligo di mascherine, l'obbligo di inoculazione che tutti conosciamo, che in Germania è stato un po' meno drastico che da noi, ma c'è stato anche lì, erano tutte misure sulle quali gli scienziati cosiddetti avevano espresso giustamente dei dubbi perché hanno detto che probabilmente non servivano a niente, in particolare il famoso lockdown. Ci sono dei verbali del 2020 in cui dicevano ma guardate che noi abbiamo una situazione assolutamente normale, gli ospedali non sono sovraccarichi, le terapie intensive non sono sovraccariche, abbiamo
una mortalità perfettamente conforme a tutti gli inverni quando arriva l'influenza, quindi non c'è nessun allarme, ed è invece chiarissimo che le misure restrittive venivano dalle disposizioni dei politici. Cioè, quando anche in Germania hanno raccontato, ah, ma noi facciamo quello che ci dice la scienza, in realtà era tutto il contrario, erano i politici che davano disposizioni agli scienziati, tra virgolette, non so quanto siano scienziati poi a questo punto, di trovare una giustificazione, una foglia di fico per dare giustificazione e legittimazione a queste misure restrittive. Il che è molto pesante dal punto di vista della gestione storica di quello che è accaduto. Oltretutto questa cosa coinvolge in Germania due governi agli opposti, perché nel 2020 c'era ancora la signora Merkel e il ministro Jens Spahn, che dal 2022 in poi c'è Scholz con un altro ministro della salute, Lauterbach, che ha operato in assoluta continuità con quello che accadeva prima, cioè l'RKI è stato per tutto questo periodo un organismo che, come si dice, ha legato l'asino dove voleva il padrone. Quindi quando ci parlano della scienza, questo è molto importante, quando ci parlano della scienza, rendiamoci conto che questa è l'ennesima presa per i fondelli, perché non c'è niente di scientifico, ci sono degli scienziati che purtroppo hanno deciso di fare questo lavoro e che hanno tutto sommato buttato a mare principi di dignità professionale per stare appresso a delle agende politiche che oltretutto poi, su questo si sta anche molto discutendo in Germania in questi giorni, perché c'è stata questa agenda politica? Perché poi il tema vero da chiederci, e poi questo l'abbiamo visto in tutto il mondo, no? Tutto il mondo, febbraio, marzo, aprile 2020, e da lì in poi ha continuato a seguire tutto la stessa linea, no? Le mascherine, le chiusure, il fatto che i bambini non potessero andare a scuola, poi l'obbligo di inoculazione, è tutto avvenuto all'unisono. Ci sono stati pochissimi che hanno avuto il coraggio di dire di no, per esempio il caso della Svezia o di alcuni stati americani che citavo prima, però per il resto tutto il mondo ha seguito un copione che sembra scritto. Quindi il vero tema poi è, ma questi politici che davano disposizioni ai finti scienziati che non facevano nulla di scientifico ma inventavano delle argomentazioni per coprire le decisioni politiche, da chi prendevano le decisioni? È ovvio che non è possibile che ognuno per conto suo si è inventato la stessa cosa. È anche abbastanza improbabile, come è stato detto in alcuni casi, che hanno imitato tutti l'Italia, tenderei ad escluderlo. Quindi c'era una precisa volontà di fare tutti quanti la stessa cosa all'unisono e di distruggere esistenze, distruggere l'economia, rovinare lo sviluppo psicofisico di tanti bambini e ragazzi. Cioè, noi parliamo di una tragedia di proporzioni immani dalla quale non ci riprenderemo più o forse ci riprenderemo fra tantissimi anni. Quindi è importante però che questo sia avvenuto in Germania, perché è un paese ovviamente tra i più importanti in Europa, e anche perché con tutto un clima di oppressione ben peggiore di quello che abbiamo noi in Italia. In Germania la libertà di stampa praticamente non esiste, vengono chiusi e sequestrati giornali invisi al regime, ci sono molti medici in carcere perché magari hanno fatto un certificato per le mascherine o per non farsi l'inoculazione, ci sono avvocati in carcere, quindi insomma è una situazione molto più drammatica di quella che abbiamo vissuto noi in Italia, ma con tutto questo c'è un movimento molto forte di reazione e di discussione di questo, di quello che è successo negli anni passati, e secondo me è un segnale di speranza. Ecco, io quest'ultima parola la vorrei togliere dal vocabolario. Eh sì, quantomeno con la S maiuscola. Perché in effetti recentemente lo stesso Fauci ha ammesso che forse i lockdown non servirebbero a niente. Il condizionale, vabbè,
è d'obbligo, però insomma questa gente come fa ad andare a dormire, mi chiedo? Perché sono Ma morte guarda, miliardi, milioni di persone, decine di milioni di persone e molte di più moriranno e anche un po' colpa loro, no? Io vedo questo medico che abbiamo qui a Genova, mhmm, posso anche citare sia nome che cognome, tale Matteo Bassetti, tutti i giorni pubblica qualcosa da qualche parte perché lui deve essere sempre in prima, ma non si rende conto che tante persone hanno seguito il suo suggerimento, neanche tanto velato, di vaccinare i bambini, vaccinare, non si rende conto che è responsabile anche di molte di queste morti? Non si rende conto che non direttamente, non li ha uccisi lui, però magari ne ha favorito la morte. Vabbè, ma a parte questo, credo che noi complottisti sicuramente avevamo ragione e sai, prima o poi questa ragione e come hai detto tu, purtroppo non so se riusciremo più a tornare a delle condizioni abbastanza normali o se ci riusciremo chissà quanto tempo ci vorrà. Comunque, adesso ce n'è un'altra, no, se non mi sbaglio. No, perché non è ancora stanno già pensando alla viaria. Cosa possiam fare? guarda, è ormai dal 2022 che stanno lavorando alle prossime pandemie. Ti ricordi, era uscito il vaiolo delle scimmie, poi l'anno scorso si è parlato molto della malattia X, che è una malattia fantastica, di cui non si sapeva che malattia fosse, ma dicevano abbiamo già il vaccino pronto, quindi fantastico, è una cosa mai sentita. Adesso stanno puntando molto sulla Viagra. La Viagra, come dice il termine, è una malattia che colpisce gli uccelli, principalmente poi parliamo delle galline, dei polli, degli animali da cortile. E, non ci sono casi, salvo qualcuno, ogni tanto viene nominato dall'OMS del famoso salto di specie, no? Che quella è la cosa di cui ci vogliono terrorizzare, e non c'è assolutamente nulla al momento, ma la viaria serve a due cose. La prima, a distruggere, con un'altra scusa, una parte molto importante dell'agricoltura e dell'allevamento soprattutto. Il pollame è l'alimentazione per moltissime persone, soprattutto meno ricche, la carne di base che si può mangiare. Quindi è l'ennesimo tassello dell'attacco all'agricoltura, di cui poi magari parleremo in un'altra edizione che merita una puntata a sé. E poi si vuole, come al solito, tentare di terrorizzare la gente, no? Anche se in questi giorni io vedo che poi sta riuscendo anche il Covid, perché su questi nuovi virus non è che riescono poi più di tanto a bucare lo schermo, la gente non ci crede più. C'è fortunatamente, c'è un grosso scetticismo rispetto a questi annunci di sventura che ogni tanto ci vengono presentati. Adesso arriva il virus di qua, il virus di là. La gente sta reagendo con scetticismo e questo è molto importante, anche perché, poi io dico sempre, ci hanno mentito su tutto, no? Non c'è praticamente una cosa sulla quale noi non siamo stati presi in giro e in cui non ci abbiano raccontato delle menzogne allucinanti. E questo ormai è dimostrato, come dicevamo, noi complottisti abbiamo ragione. Allora, perché con la Viagra dovrebbero dire la verità? No, evidentemente è l'ennesima menzogna che stanno cercando di portare avanti. Per questo io vedo anche in parallelo alla Viagra, che è sicuramente la pandemia in preparazione, vedo anche un revival del Covid, no? Ogni tanto adesso si legge qualche notizia, stanno aumentando i casi, vedi l'aspetto eclatante dei ciclisti del Tour de France che si presentavano poi tutti mascherati alle conferenze stampa. Si vuole riprendere l'unico vero meccanismo di controllo, che è quello della paura.
sul Covid ci sono riusciti benissimo, Eh, no? Instillare il terrore di questo nemico invisibile, minuscolo, il virus che può uccidere te, i tuoi cari e così via, e su quello, sulla paura, sono riusciti a puntare e ci stanno riprovando. L'importante è mh, interagire con questo tipo di comunicazione con scetticismo. Semplicemente, guarda, i primi giorni, ti ricordi quando ci facevano tutti il bollettino dei morti e dei contagiati? Bastava avere a disposizione un blocchetto e una matita e segnarsi ogni giorno i numeri che ci davano per rendersi conto che stavano dando letteralmente i dei numeri, cioè numeri. non Sì. non avevano senso comune. E comunque su questo, per esempio, è importante quello di cui parlavamo, l'esperienza tedesca, no? È venuto fuori che era tutta una decisione politica, quindi la viaria, la malattia X, qualunque cosa si dovessero inventare, sarà nuovamente una decisione politica, una volontà politica di andare avanti su questa strada di medicalizzazione forzata della società e di gestione medico-sanitaria di tutta la vita quotidiana. È una cosa che noi non avevamo mai vissuto nella nostra vita e che è cominciata nel 2020 e questo è lo scopo, perché utilizzando il puntello della paura della malattia, la paura della morte, riescono a far fare alle persone, a farsi fare quello che non sarebbero riusciti altrimenti. E quindi io ho modificato una frase famosa, io ripeto sempre il mio motto che deve essere disobbedire, resistere, boicottare. Non compriamo niente, non ci crediamo, non siamo più disponibili a farci prendere in giro. Questa deve essere un po' la strada e un po' l'atteggiamento. Anche perché tutte queste norme, ma non solo queste, in generale, tutte le follie che si stanno inventando anche sul versante green, che magari può essere anche quello un buon tema per un'altra puntata, si reggono soltanto sulla nostra obbedienza e osservanza generalizzata. Te ne immagini se avessero fatto il lockdown nel 2020 e la gente avesse detto quello che era logico, ma voi state scherzando, adesso stiamo tutti chiusi in casa perché secondo voi c'è il virus assassino. Noi usciamo tutti, apriamo i negozi, apriamo gli uffici, mandiamo i bambini a scuola, ma quanto poteva durare questa cosa? Una settimana? Perché la forza sta sempre dalla parte dei cittadini e sempre dalla parte della disobbedienza civile. Il tema però è questa volta non ci facciamo cogliere impreparati e facciamo sì che la disobbedienza sia compatta, corale, smettiamo anche di litigare fra di noi perché è sempre un ambiente nel quale c'è molta disunione, invece bisognerebbe unirsi veramente su temi importanti come quello della disobbedienza civile. E soprattutto non avere timori, perché forse la gente ha paura che qualcuno, la polizia, ricordiamoci che forze dell'ordine e forze armate in Italia totalizzano 600.000 persone. Gli altri 59 milioni e 400 mila sono cittadini. Ora vorrei vedere come i primi potrebbero fermare i secondi. Eh, C'è Esattamente. un'unica barriera che ci opprime ed è qui dentro. E È quindi un io ti costruttore ringrazio mentale. perché tu hai fatto in questi 4 anni un lavoro straordinario di diffusione di cultura, di diffusione di credo, di diffusione di quello che è la tua materia, la legge, ma la vera legge, non quella con la H finale come la scienza. Eh, Alessandro, sarà necessario aggiornarsi per una successiva puntata perché i temi qui, sai quelle viuzze della montagna che quando poi si diramano in tanti sentierini, ecco, qui invece è uguale. Quindi io Assolutamente. io ti ringrazio innanzitutto per il tempo che ci hai dedicato e per le informazioni che ci hai dato e ti saluto, se me lo consenti, con un arrivederci alla prossima. Molto volentieri. Grazie dell'invito e arrivederci a presto. Grazie a te Alessandro. Ciao.